Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi continueremo il nostro percorso verso le località di interesse storico del Piemonte. La volta scorsa siamo andati a visitare il castello di Fossano, oggi andremo a visitare un luogo sacro ma molto affascinante, che è il simbolo del Piemonte. Si trova in Val di Susa, avete capito già, si tratta della Sacra di San Michele, un luogo che ha il suo fascino, ma tanto fascino. Se vi interessa vedere questo video, conoscere un po' di più la Sacra di San Michele, vi consiglio di seguire questo mio video. Ma prima, come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare qua sotto la parola iscriviti. A voi iscrivervi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione aiutate a far crescere questo mio progetto. Comunque ho notato che tanti di voi seguono i miei video, ma non tutti sono iscritti al canale, quindi fatelo, come dicevo prima, non costa nulla. Bene, se tutto è pronto vi aspetto dopo la sigla. Ciao! E siamo arrivati anche alla Sacra di San Michele, o più propriamente Abbazia di San Michele della Chiusa. Questo è il suo nome corretto. È un complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano. Siamo ovviamente in provincia di Torino e nello specifico all'imbocco della Val di Susa, nel territorio dei comuni di Sant'Ambrogio di Torino e di Chiusa di San Michele. Collocata su un imponente basamento di 26 metri, siamo a 960 metri di altitudine sul livello del mare, ovviamente. Affacciandosi dalla cima del monte Pirchiriano, sul confine fra le Alpi Cozie e la pianura padana, è il monumento simbolo del Piemonte ed è una delle più eminenti architetture religiose di questo territorio. Appartenente alla diocesi di Susa, è la prima tappa in territorio italiano della Via Francigena. La data di costruzione del complesso vero e proprio viene identificata tra il 983 e il 987, anche se altri la identificano tra il 999 e il 1200, non 1200 ma 1002. Le fonti più certe parlano del tempo di San Giovanni Vincenzo, l'arcivescovo di Ravenna, ritiratosi a una vita eremitica presso queste zone, quindi tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo. Secondo una leggenda, l'ex arcivescovo ebbe la visione dello stesso Arcangelo Michele, che gli ordinò di erigere un santuario. Gli stessi angeli avrebbero infine consacrato la cappella, che di notte fu vista dalla popolazione come avvolta da un grande fuoco.
Si racconta infatti che San Giovanni Vincenzo nel X secolo volesse costruire un'abbazia sul monte Caprasio, oggi conosciuto anche come Rocca Sella. Cominciò così a costruire, ma i lavori non andavano avanti perché ogni giorno le prime pietre che posavano sparivano misteriosamente. Così San Giovanni, una sera, decise di nascondersi per vedere chi veniva a sottrarre il materiale. A sorpresa, però, scoprì che non si trattava di ladri, bensì di angeli, che comparivano con il venire del buio e trasportavano le pietre sul monte di fronte, ovvero il monte Pirchiriano. San Giovanni Vincenzo lo colse come un segno del volere del Signore e fu così che si decise di costruire l'abbazia dove sorge adesso. Questa leggenda è raffigurata nell'affresco posto all'interno dell'edificio a destra sul coro vecchio, dove gli angeli e colombe sono state ritratte nell'atto di trasportare i materiali per l'edificazione da un posto all'altro. Da questa leggenda ne deriva il nome La Sacra, cioè la consacrata. A metà dell'XI secolo la struttura dell'abbazia fu quindi affidata ai benedettini, che ne seppero sviluppare progressivamente il significato spirituale, dando asilo ai pellegrini e protezione alle popolazioni della zona. In questo periodo fu infatti costruito l'edificio della foresteria, che è staccato dal monastero e in grado di accogliere i numerosi pellegrini che, percorrendo la via Francigena, passante per il Moncenisio, vi salivano per trovare ristoro fisico e spirituale. Dal XII al XV secolo visse il periodo del suo massimo splendore storico, divenendo uno dei principali centri della spiritualità benedettina in Italia. Ma dopo lo splendore avvenne purtroppo anche la decadenza della Sacra, che durò circa 4 secoli e mezzo, ossia dal 1381 al 1836. Questo declino fu causato da antefatti politici risalenti al 1362. Infatti il principe Giacomo di Savoia-Acaia, a causa della sua insubordinazione a Casa Savoia, fu esautorato da poteri e possedimenti. Suo figlio, Filippo II di Savoia-Acaia, si volle quindi vendicare saccheggiando il borgo di Sant'Ambrogio di Susa e distruggendo il palazzo abbaziale. In tali tumulti fu supportato dall'allora abate Pietro III di Fougères. Nel 1381 quindi Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde, prese la drastica decisione di chiedere direttamente a Papa Urbano VI la soppressione dell'autorità dell'abate presso la Sacra. Da quel momento il complesso perderà definitivamente la propria grande autonomia e verrà amministrato soltanto da un commendatario. Grazie al desiderio di Carlo Alberto di Savoia di far risorgere il prestigio della Chiesa piemontese e del suo casato, offrì la Sacra ad Antonio Rosmini, giovane fondatore dell'Istituto della Carità, che accettò di stabilirvi. Contemporaneamente il re affidò loro in custodia le salme di 24 reali di Casa Savoia. Papa Gregorio XVI, con un breve pontificio dell'agosto del 1836, nominò i padri rosminiani amministratori della Sacra e delle superstiti rendite abbaziali. Oggi, grazie ai numerosi interventi di restauro, la Sacra di San Michele offre a tutti i visitatori una bellezza del tutto particolare, sia per quanto riguarda le bellezze architettoniche che per la spiritualità che trasmette a chi viene in meditazione. Infatti nel 2016 il museo del complesso monumentale abbaziale è stato visitato da oltre 100.000 persone. Purtroppo nella notte del 24 gennaio del 2018 il monastero vecchio della Sacra ha subito ingenti danni a seguito di un incendio divampato sul tetto, senza impattare fortunatamente la parte architettonicamente più rilevante. Ma per raccontare tutta la storia della Sacra di San Michele ci vuole veramente tanto tempo, pertanto vi invito a venire a visitare per comprenderne il reale valore.
L'abbazia è consacrata al culto dell'Arcangelo Michele, che ricorre 5 volte nella Sacra Scrittura. In particolare nel libro di Daniele è raffigurato come il capo supremo dell'esercito celeste e guerriero contro i nemici della Chiesa, mentre nel libro dell'Apocalisse Michele è il principe degli angeli fedele a Dio, che combatte e scaccia il drago, ovvero Satana, e gli angeli ribelli. Anche se non si tratta propriamente di un castello infestato, la Sacra di San Michele sembra la scenografia ideale per storie misteriose e inquietanti, tanto da ispirare anche il grande scrittore Umberto Eco per l'ambientazione del famosissimo romanzo Il nome della rosa. Attraversando la spianata dei morti, dove un tempo venivano seppelliti i monaci che abitavano all'interno del complesso della Sacra, si può già avvertire una strana brezza gelida che alcuni associano al respiro dei morti. E inoltre, se si è particolarmente fortunati, nei boschi che circondano la Sacra di San Michele si potrebbe incontrare anche lo spirito di San Giovanni Vincenzo, vescovo, eremita e fondatore del complesso monastico. Una leggenda della Val di Susa narra che i Templari sarebbero saliti alla Sacra di San Michele arrampicandosi a piedi e a cavallo sul monte Pirchiriano 800 anni fa. I cavalieri del Tempio si sarebbero ritrovati nell'antica abbazia per trattare il passaggio di alcuni monaci alla confraternita esoterica e religiosa dei Rosacroce. 3 croci templari incise nella pietra accanto alla porta dell'abbazia, la porta di ferro, dimostrerebbero l'attendibilità dell'incontro. Il più antico insediamento templare nella zona, risalente al 1170, fu presumibilmente quello di Susa. Indipendentemente dalla leggenda, occorre ricordare che i cavalieri del Tempio proteggevano le persone sulle grandi strade di comunicazione e di pellegrinaggio. Le strade verso Compostela e la via Francigena erano sotto il loro controllo, quindi una stretta collaborazione con i benedettini è del tutto normale. Arrivati in cima alle scale dopo la porta di ferro, vi troverete davanti la biglietteria dove potete acquistare ovviamente il biglietto. Le tariffe variano in base se la visita è individuale oppure visita guidata, e nel caso della visita guidata conviene sempre prenotare. Il biglietto lo potete fare in loco oppure anche online, ovviamente ci sono anche delle riduzioni, ma per questo vi consiglio di visitare il sito della Sacra di San Michele. Appena arrivati e dopo aver superato il ripido scalone dei morti, si viene accolti dal misterioso portale dello Zodiaco che voi vedete alle mie spalle, realizzato nel XII secolo dall'architetto e scultore maestro Nicolao insieme a tutti i suoi collaboratori, circondato da moltissimi simboli esoterici e scene macabre che non fanno che accrescere il fascino antico del luogo, ma ciò che più crea ansia nei visitatori è il fantasma della Bellalda, una povera contadina che, per sfuggire ai molti pretendenti, scelse di ritirarsi tra le mura del monastero, leggenda che vi racconterò subito dopo. Dalla Sacra di San Michele incomincia il cosiddetto Sentiero dei Franchi, un percorso escursionistico che la collega con l'Alta Val di Susa. Sempre per la Sacra passava in epoca medievale un'importante via di pellegrinaggio, la via Francigena, nella sua variante alpina della Val di Susa, che univa Mont Saint-Michel in Francia al santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo in Puglia. Questa via veniva chiamata via Angelica o via Michelita. La leggenda vuole che questa via fu tracciata dalla spada di San Michele che, con la sua arma, scacciò Lucifero dal paradiso, lasciando impressi sulla terra i segni del suo gesto. Si creò così una fenditura ancora presente, ma invisibile, che collega le 3 basiliche dedicate a San Michele. Questa fonte di un importante campo energetico proveniente dal centro della Terra. Si dice infatti che passa proprio sotto una piastrella posta all'ingresso dell'abbazia, distinguibile in quanto più chiara delle altre. La Sacra di San Michele si trova esattamente a metà della via Michelita, ovvero a 1000 km da Mont Saint-Michel e a 1000 km da Monte Sant'Angelo in Puglia, su una linea immaginaria ancora più vasta, che collega più luoghi sacri dedicati a San Michele, che uniscono l'Irlanda a Gerusalemme.
Come vi dicevo prima, vi volevo raccontare la leggenda della Bellalda e alle mie spalle abbiamo la torre della Bellalda. A quel tempo nella valle le battaglie erano costanti e durante una di queste alcuni soldati fecero incursione nella sacra di San Michele, uccidendo la maggior parte dei monaci che vi dimoravano. La povera Alda riuscì a rifugiarsi in una delle torri, ma non avendo possibilità di salvarsi, decise di gettarsi nel vuoto, appunto da quella torre giù in fondo. La Vergine Maria ebbe pietà di lei e inviò 2 angeli che la salvarono da morte certa. La ragazza tornò a casa e raccontò l'episodio ad amici e familiari, ma non venne creduta. Decise allora di sfidare nuovamente la sorte, gettandosi di nuovo da quella torre, ma questa volta la Madonna non inviò nessuno in suo aiuto e morì sulle rocce sottostanti, diventando un fantasma che ancora oggi non trova pace e riposo eterno. La leggenda specifica che tutto ciò che rimase della Bellalda fu un misero pezzettino di orecchio. Infatti, si suol dire in piemontese dagli abitanti della zona che il toc più grosso rimasto era l'ureia, ovvero il pezzo più grosso rimasto era l'orecchio. Ancora oggi sulla pietra sulla quale la leggenda vuole che la fanciulla si schiantò è presente una croce in sua eterna memoria. Nel tempo in cui non esistevano i frigoriferi, per poter conservare le derrate alimentari c'erano delle ghiacciai, ovvero dei locali posti solitamente nei punti più freddi della struttura, in questo caso il punto più freddo del monastero, dove venivano stoccate le derrate alimentari a disposizione dei cuochi del monastero. Come funzionava la ghiacciaia? Veniva durante l'inverno pressata la neve insieme a della paglia, quindi facendo degli strati di neve e paglia, questa quando veniva pressata formava un grosso blocco di ghiaccio che era utile per poter mantenere tutte le derrate anche durante l'estate e nei periodi caldi. Per raggiungere la sacra di San Michele via strada bisogna raggiungere Torino e prendere l'autostrada per il Frejus ed uscire ad Avigliana Centro, quindi proseguire alla rotonda per Trana. Si supereranno 2 gallerie e alla fine dell'ultima troverete un'altra rotonda dove troverete l'indicazione per la sacra. A questo punto non dovete fare altro che seguire le indicazioni turistiche, ovvero quello di colore marrone, che vi porteranno fino al parcheggio, che purtroppo è a pagamento anche per le moto. Il parcheggio si trova proprio sotto la sacra. E anche questa visita alla sacra di San Michele si è conclusa. Devo dire che è stata una visita molto bella. Ci sono dei reperti architettonici unici nel loro genere e c'è tanto miscuglio all'interno, dal romanico al gotico, all'interno della chiesa, tantissimi affreschi, merita veramente la visita, però mi raccomando, per chi ha problemi alle ginocchia o ha problemi di deambulazione, purtroppo la sacra non è visitabile perché ci sono tantissimi scalini che vengono utilizzati per accedere fin su all'abbazia. Detto ciò, conviene venire alla sacra di San Michele? Assolutamente sì, conviene, ve lo consiglio, il biglietto non costa neanche tanto, ci sono anche delle scontistiche per chi viene qui in gruppo e si trova in delle condizioni particolari. Comunque, io nelle descrizioni vi lascio il link del sito dove all'interno potete trovare tutte le informazioni inerenti alla sacra di San Michele, che vanno dalla tariffa agli orari di visita della stessa. Al momento tutti gli orari hanno un tempo continuato, quindi dal mattino al pomeriggio senza nessuna interruzione per quanto riguarda la pausa pranzo. Bene ragazzi, detto ciò io concludo questo mio video e vi invito ovviamente a iscrivervi al mio canale. Come ho detto all'inizio è facilissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qui sotto, iscriviti, cliccate e poi cliccate anche la campanella, così sarete sempre informati per quanto riguarda tutti i video che io vado a pubblicare.
Bene ragazzi, detto ciò concludo con la famosissima frase di Nico Cereghini, casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ah, dimenticavo, domani è Capodanno, tanti auguri e un buon 2024 a tutti. Ciao ragazzi!